Un momento importante, un momento in cui invitiamo una celebrity qui sul palco, che è Philippa Lagerback. Perché è importante questo momento? Uno, perché come ho detto prima, ho introdotto quest'anno il formato delle interviste proprio perché penso che in molti casi, come anche in questo, abbia senso andare un po' più nel dettaglio della storia e di quello che c'è dietro la storia e il successo delle persone. E Philippa è molto presente in TV, come sapete, però anche molto online, e quindi la sua storia ci è piaciuta molto e ci interessava condividerla con voi. Quindi le do il benvenuto, Philippa Lagerback. Buongiorno, grazie a tutti, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie di essere venuta. Grazie dell'invito. Siamo veramente tutti felici di averti qui. Siete ancora svegli e attivi o iniziate a essere stanchi? Siete svegli, siete carichi, dai. Dai, mi allora. raccomando, Okay. No, una cosa che sto dicendo, mi raccomando, con i tweet, con le condivisioni, tutto quello che succede qui dentro, cerchiamo di coinvolgere chi non è stato fortunato come voi, non ha trovato il biglietto, vuole sapere cosa sta succedendo qui dentro. Bene, Philippa, allora, vuoi presentarti brevemente o vado subito sulle domande? Scegli tu. No, posso presentarmi, mi chiamo Philippa Lagerback, sono svedese ma abito in Italia da 1000 anni. Nel 2010 ho sentito l'esigenza di raccontarmi un po' di più di quello che si vedeva in televisione, quindi ho aperto un blog, Planet Phil, dove mi raccontavo tutti i giorni di quello che facevo, che mi piace comunque la fotografia. Faccio una specie di microblogging, perché mi aggiornavo il blog 3 volte al giorno e raccontavo della moda, delle mie passioni, del viaggio, insomma, era un po' più lifestyle che moda, diciamo. Okay. E quindi da lì ho proseguito. Insomma, Quindi però era abbastanza all'inizio dei blogger, perché in Italia non era così conosciuto, ma in Svezia tutti avevano un blog e ho detto vabbè, lo apro anch'io. Un po' emozionante, ma all'inizio non ti segue nessuno, quindi non c'è problema. Sì. Il fatto è di venire del mondo dello spettacolo, ma iniziare da blogger, mi sono messa subito sui livelli dei blogger, nel senso, con grande umiltà, non pensavo di essere meglio di nessun altro, e invece pian piano è cresciuta una comunità che è diventata un po' importante, e da lì ho poi iniziato a prenderlo proprio come un lavoro. E te lo sei immaginato, quando l'hai creato, te lo sei immaginato come un diario, semplicemente per raccontare la tua vita fuori dalla TV, no? Immagino qualcosa di naturale. Un modo per confrontarmi con le persone che potevano avere interesse nei miei confronti, quindi per raccontarmi di più, spinta da una passione, una voglia di raccontarmi, non per raggiungere degli obiettivi, anzi non sapevo neanche niente delle influencer marketing o essere influencer o niente, è nata proprio come una passione per raccontarmi, tutto qua. Bene, molto molto interessante. Il tuo blog parla principalmente di ecosostenibilità, quindi come mai questa scelta poi di dare questo taglio? Perché moda sì, però ecosostenibilità è un taglio un po' diverso. Come mai hai scelto proprio questo? Innanzitutto posso dire che oggi il blog inizia a non esistere più, nel senso, io l'ho tenuto dal 2010 fino adesso, tutti i giorni che aggiornavo, però mi rendo conto che ormai non abbiamo tempo né voglia di aprire un blog e leggerlo, quindi è diventato qualcos'altro. Tutto il pubblico si è spostato su Instagram e quindi ho continuato lì a raccontarmi. Il blog vive ancora, però mi rendo conto che tutto si trasforma, tutto nasce, muore e poi diventa qualcos'altro, e quindi tutta l'attenzione dal blog si è spostato su Instagram con consapevolezza del fatto che si cambiano le cose. Però sì, è vero, mi sono raccontato molto per quanto riguarda la natura, ecosostenibilità, perché sono valori in cui credo, quindi passioni che mi spingono, e le passioni devi raccontarli, condividerli e quindi cercare di influenzare altre persone a fare le tue stesse scelte. Io sono un grande amante della bicicletta come mezzo di trasporto, e grazie ai social media ho potuto raccontarmi, divulgare quel messaggio che poi è diventato un libro, che poi è diventato un programma televisivo, che poi è diventato una passione per la vita, tanto è che mi alleno con la bici da strada ormai sulle colline a Varese. Quindi dalle piccole cose possono nascere dei grandi racconti di vita. Ok, quindi quello che traiamo da questo è sicuramente contenuto, passione, quindi tutte cose di cui comunque abbiamo visto, noi abbiamo già parlato anche oggi più volte, e continua ad essere centrale. Hai 400.000 e passa follower, quindi comunque c'è una community, no? Quindi il secondo concetto secondo me è quello della community, cioè queste persone che ti seguono perché vogliono sapere sicuramente dei temi
temi che tratti, ma perché anche sono legate in qualche modo a te, appunto, dalla stessa passione. Come definiresti questo tuo rapporto con queste persone, con questa community? Rispondi tu a tutti i commenti? Come riesci ad alimentare e a tenere vicina la community a te? Allora, la community è molto grande, ha superato anche 500.000 ormai. Ok. Grande per me, io trovo incredibile poter comunicare con 500.000 persone e quindi ho grande rispetto per queste persone che trovano il tempo per venire a vedere le mie foto, leggere quello che ho da scrivere e lasciare un commento. Quindi sono estremamente attiva nel rispondere. Quando riesco rispondo a tutti, ma se non rispondo a tutti metto un like o un cuoricino, leggo tutti, non ho uno staff, non ho nessuno che fa quel lavoro per me. E mi piace proprio il confronto. Io ho iniziato a raccontarmi sui social media proprio per poter avere un confronto e sentire quello che volevano dire gli altri, raccontarmi ma sentire anche le altre storie, tanto che sul blog era diventata una community che ci siamo visti, abbiamo creato dei Planet Field Day e siamo andati in campagna, abbiamo fatto delle attività insieme e lì sono nate anche delle amicizie, magari sia con me ma sia tra di loro e questo è forse il mio più grande orgoglio, che grazie alla mia community ho creato delle amicizie vere. Che bello Su Instagram invece credo che sia importante avere rispetto per le persone che trovano il tempo da dedicarti, quindi io mi dedico tantissimo. Adesso c'è la funzione su quante ore stai davanti al tuo smartphone ed è spaventoso, è spaventoso, è da togliere subito, però sì, è una questione di rispetto. Quindi tu ci metti il cuore, dovremmo dire, Ci metto il cuore. È molto importante secondo me il linguaggio, quello che usiamo su social media, sicuramente avete già parlato, il modo in cui tu ti confronti con le persone che ti scrivono, perché puoi avere 100 commenti positivi e poi c'è uno che spicca perché dice qualcosa di negativo e il tuo istinto è quello di rispondere subito a quella persona lì, invece devi frenare e rispondere prima a tutti coloro che sono gentili, poi quelli ovviamente che hanno qualcosa di costruttivo, una critica costruttiva che io amo, anche se poi non riesco a cambiare idea a quella persona, comunque ci siamo confrontati, abbiamo avuto un dialogo. Invece chi usa un linguaggio offensivo non adeguato viene insomma, chiesto di lasciare la mia community perché non lo accetto. All'inizio no, cercavo di rispondere, ma loro cercano solo l'attenzione, invece se usi un linguaggio non adatto, non corretto, io li blocco. Ciao. Ciao. Sì. Ma non chi è negativo, è una differenza. Chi è negativo, chi critica, a me piace molto. Chi è offensivo, ciao bello. Ciao. Okay. No, su questo sono d'accordo, no, su questo sono assolutamente d'accordo, lo faccio è anche. importante. Sì, no, beh, è importante perché la critica costruttiva penso che tutti qui, no, sia capitato nella vita di avere critiche non sempre positive, però se sono costruttive, ti danno dei feedback che ti aiutano ad aggiustare il tiro rispetto a quello che fai, è utile insomma anche per te. Però l'offesa tanto per offendere o la polemica tanto per polemizzare, sono d'accordo che insomma non ha senso. Però è molto importante anche quando poi si ha la possibilità di pubblicare messaggi di promozione dei prodotti, di avere una community che è interattivo, che parla, che ti conosce, perché solo così accettano i tuoi consigli, i prodotti che poi hai deciso di sposare. E poi forse ne parliamo su come scegliere queste collaborazioni. Sì, non so. assolutamente, esatto. No, per me era molto interessante anche capire da un punto di vista, appunto, la tua community è cresciuta molto velocemente, però si è ampliata in maniera organica, no? Sì. Principalmente organica. Quindi volevo capire, è secondo te il fatto che tu fossi già famosa, fossi già in TV, è questo che ha determinato la crescita veloce o no? No, non credo perché andava pian pianino sempre a crescere, però poi sono successo degli eventi nella mia vita, il fatto che mio marito, attuale marito, perché è diventato marito da pochi mesi, ha partecipato al Grande Fratello e quindi io, nonostante non partecipassi, sono stata coinvolta, nel senso che io ho seguito il suo Instagram e il mio per forza e quindi grazie a questo push molto forte della televisione, quindi sì, la televisione conta molto, ha aumentato velocissimamente i follower. Il numero, forse quindi forse più il numero di follower che la tipologia di follower però. Però io ho sempre la stessa tipologia di follower. Ah, ok, quindi è abbastanza...
persone interessate. Perché chi ti segue così distinto ti lascia anche dopo un po', perché magari non è ti ha iniziato a seguire solo perché hai visto qualcosa che interessava, però dopo un po' non siamo magari compatibili e ti lascia. Invece ho soprattutto donne che mi seguono, 80% sono donne, e quindi è un bel modo per poter insomma, essere apprezzato o avere un dialogo con le donne è molto interessante. E questo secondo te perché? Perché c'è un numero maggiore di donne? Perché si sentono ispirate da te? Perché c'è il discorso fashion che è molto vicino al pubblico femminile più che maschile? Qual è secondo te il motivo? Forse non vado in competizione con le donne, e queste lo sentono. Diventiamo forse amiche, quindi ci scambiamo consigli nel bene e nel male, neanche nelle debolezze o nelle fragilità, quindi mi apro veramente a tutti, e quindi forse ho anche uno stile poco aggressivo e quindi le donne non si spaventano. Questo piace? Credo, sì. Bene, però credo anche che, essendo donna, avendo tante donne che ti seguono, possa essere molto più interessante per un digital marketing che non una donna che ha solo uomini che lo seguono. Sì, per tante aziende non è interessante fare digital marketing su una piattaforma che è seguita solo da uomini, no? Certo, è vero. Bene, quindi da un punto di vista appunto dei contenuti, come scegli i tuoi contenuti? Tu hai un piano editoriale che ti crei tu? Come riesci a Sono popolare estremamente impulsiva, quello che mi va di pubblicare pubblico, senza tante problematiche. Scatto una foto e la pubblico, non è che sto lì ore e ore a cambiare o sistemare o photoshoppare. Più sei naturale, più sei te, più sei trasparente, più viene percepito come vero. È vero, è molto vero questo. E sullo scrivere quindi ti piace comunque scrivere? Hai scritto un libro, scrivi blog, i copy li scrivi tu, quindi ti piace? Certo, infatti a volte mi chiedo, mai uno staff? No, non ho uno staff che mi segue, faccio tutto io e solo così può funzionare comunque. Però l'importante per chi vuole entrare a far parte del grande mondo degli influencer o digital marketing è di essere spinta da una passione, da una voglia di raccontare o condividere qualcosa, non imitare nessun altro, ma essere quello che tu sei realmente, e soprattutto raccontare qualcosa. Non devi vivere per raccontare, non puoi raccontare o fare storytelling senza aver vissuto. E quindi non stare solo a farsi i selfie, ma raccontare qualcosa. Instagram nasce per raccontare il mondo che ci circonda, non nasce per condividere selfie. È diventato poi dopo, abbiamo girato il telefono e abbiamo iniziato a fare dei selfie, ma io all'inizio facevo foto di il microcosmo. Io condivido foto di ragnetti o di lucertole, fiori o natura, quello che vedevo attorno a me, e quando a volte mettevo una mia foto venivo criticata e dicevano: guarda che questa non è Filippagram, questa è Instagram, devi raccontare il mondo che ti circonda. All'inizio era così, voi siete troppo giovani, non sapete questo. Ma poi è diventato molto ego riferito. È vero questo. Però il mio consiglio è di raccontare una passione, essere originali o almeno avere qualcosa da condividere e raccontare, essere molto presenti. Ok, e proprio sul discorso appunto storia di successo, essere coerenti con le proprie passioni e valori, ritieni appunto che questo sia possibile? Già ce l'hai detto, ma quali sono le tue metriche? Cioè nel senso, come sapresti descrivere questo tuo essere vicina alle tue passioni e ai tuoi valori? Ma forse possiamo parlare di come scegliere una collaborazione, quindi quello è perché la coerenza, la trasparenza deve esserci sempre, no? Deve essere trasparente e coerente con chi ti segue. Io non suggerirei mai un prodotto che io non utilizzerei veramente, che non faccia parte di quello in cui credo. Quindi io ho tantissimi proposte di lavoro che io dico: no, mi dispiace, non posso, non vedo nessun nesso con me in quello in cui credo. Io sono per la mobilità sostenibile, non posso pubblicare una macchina se non magari elettrica al 100%, però ho detto di no a tantissime campagne del genere, perché se tradisco la fiducia di chi mi segue non ho più niente, è finito, ma tradisco soprattutto i miei valori e quello in cui credo. Quindi questo è molto importante, ma è difficile quando ti mettono davanti una proposta, ti pagano, però secondo me paga sempre alla lunga. Quindi nelle mie collaborazioni cerco sempre di trovare
qualcosa che mi possa rappresentare, altrimenti dico di no, ma veramente paga alla lunga, lo vedo. Sì, quindi influencer marketing non è vero, insomma, che sta andando sempre in ogni caso verso una direzione appunto non troppo vera, perché si è parlato molto di questo, si continua a parlare molto di influencer marketing, no? In questo senso che dicono, beh, però non è vero, non è più come una volta, anche i blogger, no? Prima ci si credeva molto di più, adesso invece proprio perché vengono pagati, chiaramente è diventato a tutti gli effetti un lavoro, c'è meno verità. Tu ci stai smentendo chiaramente questo, penso che questo sia molto interessante per tutti, no? Cioè, nel senso, noi che lavoriamo in questo settore... È una bolla che è cresciuta, che scoppierà. Io credo che la gente lo vede subito quando è finto. La verità, tu devi raccontare le cose vere, le emozioni vere, e poi ci sono anche prodotti che possono essere inseriti in questa verità, però devi essere sempre tu, ma lì ci vuole anche maggior flessibilità, apertura da parte dei clienti, perché se i clienti una volta, io vengo dalla pubblicità tradizionale, per tanti anni ho lavorato nella moda, nella pubblicità, dove come persona venivi scelta e imposta e poi facevi la pubblicità, ma non era il tuo nome. Se adesso il cliente deve scegliere a fare influencer marketing, vuol dire che tu sposi un modo di comunicare con i tuoi follower. Io conosco i miei follower, il cliente non conosce i miei follower, quindi deve esserci una fiducia tra il cliente, l'influencer e l'influencer verso il follower. Quindi non può essere imposta una pubblicità tradizionale nel feed delle influencer, perché risulta finto e non funziona. Ancora non ci siamo. Brava, perché io questo, scusa se ti interrompo, io ho notato, ma insomma, è capitato anche a me e quant'altro, che i brand però a volte tendono a volersi imporre, perché spesso la colpa, tra virgolette, il pubblico la dà all'influencer, no? Dicono è l'influencer che prende i soldi, però a volte è il brand che un po' spinge per cercare di imporre, non sempre, ma in alcuni casi capita, quindi qui in questo caso è responsabilità dell'influencer saper gestire, saper spiegare che si vuole comunicare in maniera vera con la propria audience. È ancora difficile, non ci siamo ancora, tanti clienti non l'hanno capito, non è soltanto una volta, è spesso così, quindi ci vuole maggior comunicazione tra tutti per capire che in una maniera più naturale funzionerebbe molto di più, ma ci arriviamo secondo me. Sì, quindi stiamo dando un bel messaggio a tutti i brand in sala o quelli che ci ascoltano, se ci sono. No, perché se hanno scelto me per rappresentare il brand vuol dire che io ho i valori che loro pensano sia giusto per il brand, allora mi devono dare fiducia di comunicare il loro messaggio nelle giuste termini, non prendendo in giro, non usare magari cose che non sono adeguate, ma nella giusta dimensione dare fiducia a chi hai scelto di rappresentarti. Se no fai la cosa tradizionale, scegli una modella, fai la campagna normale e... È brava, altrimenti il messaggio diventa poi tutto uguale, no? Penso sarete tutti d'accordo su questo. Invece un brand è lo stesso brand che comunica attraverso magari diversi influencer, ma ciascuno ha il suo linguaggio, ha il suo modo, ha il suo approccio, ha i suoi valori nel promuoverlo. Perché poi è una promozione, ma è una promozione molto più vera ed è questo quello che le persone vogliono vedere. E credo che la verità ci sarà sempre più forte, perché il pubblico non è stupido, non puoi ingannare le persone, sanno quando menti subito e soprattutto con una community che ti conosce molto bene scoprono subito. Assolutamente sì, ma guarda, vabbè, io sicuramente... È controproducente, quindi non ha senso. No, assolutamente, ma è capitato anche a me, nel senso, io non sono sicuramente famosa come te, però ho fatto tante interviste, faccio tante interviste, quando mi fanno delle domande io cerco di rispondere sempre in maniera molto vera, no? Nel senso non mi piace mai dire sì, è tutto bello, sì, è tutto fantastico, sì, è tutto no, perché fare impresa o comunque costruire un'impresa come questa, un evento come questo è comunque difficile e si porta dietro tante cose difficili ed è giusto che le persone sappiano anche quello, perché anche quello è parte della nostra storia. Esatto. Bene, allora vado sull'ultima domanda, quindi TV, blogging e scrittura. C'è qualcos'altro che non ho menzionato o comunque quale tra queste attività diresti che è la tua preferita e perché? E poi lascio una domanda, un paio di domande magari al pubblico. Ma è una cosa che si sposano tutti insieme, uno nel senso la TV mi dà la possibilità di avere una vetrina, di farmi conoscere da un pubblico molto grande, i social media mi lascia la possibilità di comunicare con tutte quelle persone che non mi possono raggiungere altrimenti, e poi la scrittura. Sì, ok, faccio anche fatica, non è la mia lingua, però nel mio modo puoi essere più personale, quindi è tutto insieme, nel senso non posso scegliere uno, perché se togli un pezzo del puzzle cade un po'
tutto. Quindi Però torna devo al dire che tema. il contatto reale con le persone è quella che piace di più in assoluto. Poter comunicare attraverso i social media è una grande possibilità, anche una grande responsabilità, perché lascia anche la possibilità di comunicare e divulgare dei messaggi importanti e raggiungere tantissime persone con una sola foto, una didascalia, insomma. Quindi ci vuole responsabilità. Io ho una figlia quindicenne che si sta affacciando al mondo dei social, ovviamente, e lì dobbiamo essere presenti come genitori e cercare di far capire che tutto ciò che pubblichiamo rimane per sempre. Certo. Quindi dobbiamo essere anche un po' cauti, soprattutto come ho detto prima con il linguaggio. Importantissimo, le parole sono molto molto importanti. Assolutamente, infatti su questa tua parola responsabilità sono molto contenta che tu l'abbia detta, nel senso che se ne parla sempre un po' poco del discorso responsabilità sui social, secondo me non se ne parla abbastanza e invece è effettivamente una grande responsabilità, ma anche l'influencer di fatto veramente ha una grande responsabilità, proprio perché influenza, ma cosa vuol dire influenza? Vuol dire che persone si ispirano, persone ascoltano quello che tu dici e fanno in qualche modo cose simili magari a quelle che fai tu e quindi è una responsabilità, quindi tu devi sapere quello che stai determinando nella vita di quelle persone. Voi siete d'accordo? Sì, giusto? Bene, allora io vorrei aprire un po', forse un paio di domande, abbiamo tempo. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Oggi nessuno ha fatto domande. Dimmi. Una è qua. Qualcuno porta il microfono? Buonasera, ciao Filippa. Ciao. Non credo sia molto aderente alla tematica di oggi di social media, però la domanda è questa, visto che lei si occupa di sostenibilità, ha mai pensato di promuovere un movimento ecologista in Italia, no? Sulla base di questo movimento Me Too che gira nel mondo, quindi girarlo in versione ecologista? Ma io non mi piace mischiarmi nella politica, sinceramente, però io ho partecipato sin dall'inizio a tutti i vari movimenti per quanto riguarda la mobilità sostenibile. Ho partecipato ai Salva i ciclisti, piuttosto ai meeting a Milano, ho appunto scritto un libro per divulgare l'uso delle biciclette come mezzo di trasporto, ho fatto tanti incontri per promuovere la mobilità sostenibile. E quindi ho parlato su diversi blog per quanto riguarda l'ambiente e così via, quindi vengo invitata spesso alle conferenze sulla sostenibilità e sulla ecologia, quindi il mio piccolo, anche soltanto come svedese, con un maggior rispetto o amore per la natura innato, insomma, quindi vengo spesso interpellata su questi argomenti, quindi credo di dare un piccolo contributo comunque e uso appunto i social media per divulgare anche questo messaggio. Bene, grazie Filippa. C'è qualche altra domanda? Tu ce l'hai, bene. Ah, tu l'hai fatta pure l'anno scorso, adesso me lo ricordo, sì. Prima le donne. Ciao. Ciao. Quanto tempo dedichi ai social e al tuo blog giornalmente? Credo tantissimo tempo, tante ore. Ogni minuto che ho libero dedico a rispondere alle domande, ai commenti, a pubblicare nuove foto, raccontarmi. Quindi troppo probabilmente, ma tanto, ma perché mi piace proprio tanto, non è uno sforzo, non è un lavoro, non lo vedo come lavoro, lo vedo come passione, quindi lo faccio volentieri. Bellissimo. Ciao. Ciao. Allora, hai detto una cosa molto interessante, anche molto bella, ovvero che ti piace essere molto... Ti posso dare il tu, scusa? Beh, Ti sì. piace essere molto spontanea con i post che fai su Instagram e ti piace anche comunque non organizzarla, ma farlo in modo sempre spontaneo e non hai nessuno, da quanto ho capito, che effettivamente ti segue dal punto di vista di pubblicazioni, eccetera, eccetera. La mia domanda è semplice, ma hai mai pensato magari di avere qualcuno, non è il mio lavoro quello, cioè assolutamente, qui non sto promuovendo, quindi hai mai pensato di avere qualcuno che appunto ti potesse seguire in quello per riuscire comunque a raggiungere e a comunicare in maniera ancora di più quello che già stai facendo?
Allora, devo dire che sì, sono da sola, ma ho un'agenzia, lavoro con Open Influence per quanto riguarda il marketing, no? che mi introducono con clienti. Quindi sono da sola nella gestione Del contenuto. dei contenuti e insomma, dell'interazione con i miei follower, però poi ho un ufficio, un'agenzia che mi procura i clienti, ecco, questo sì. Però non lo so, avere uno staff o un ufficio stampa o cose del genere per il momento non mi interessa, mi piace molto essere super presente io e dedicarmi personalmente a ogni aspetto di quello. Grazie. Bene, grazie. Tempo per l'ultima domanda, ce n'è un'altra. Eccomi, sono in fondo. Intanto Ah grazie. no, io ho visto un'altra qua. Vabbè, facciamo prima di là. Dove Poi sei? il ragazzo Non qua ti- in camicia bianca. Eh. Dimmi Io tutto. qui. Intanto grazie mille, hai detto delle cose bellissime e la tua azienda mi dai grandissima speranza sul futuro dell'influencer marketing. Una curiosità, dato che sei molto esposta e dato che la tua vita è esposta sui social, come gestisci il proteggere poi comunque quello che è tuo, vostro, delicato, perché il tuo piano editoriale è trasparente, ma la tua vita non deve essere per forza pubblica. Come gestisci questo equilibrio molto delicato? Ma innanzitutto nell'ultimo anno è stato super esposta la mia vita privata per vari motivi e quella l'abbiamo accolto anche come una specie di liberazione, potersi raccontare senza filtri e poi si va a richiudersi un pochettino perché io credo che il rispetto deve esserci al primo posto, nel senso mia figlia a 15 anni non vuole essere fotografata con i genitori, non vuole avere niente a che fare con noi, per dire. E quindi rispetto tantissimo la sua privacy e non la includo se non ha voglia, quindi chiedere consenso e poi c'è un limite sempre a dove dici ok, fin qua ma non oltre, però io tendo di di aver voglia di raccontarmi di più e quindi devo chiedere permesso agli altri membri della famiglia, se hanno voglia anche loro di esserci e spesso dicono di sì, allora vado avanti con le pubblicazioni, però comunque c'è una sfera super privata che manteniamo privata, sicuramente. Bello. Facciamo l'ultima domanda Sì. giù in fondo. Oh, ma- Ciao Filippa, Che grazie mille per aver raccontato la tua storia. Volevo chiederti, tu hai detto prima che Instagram era per gli altri, cioè era per far vedere il mondo, adesso invece è molto ego, Sì. ma secondo te si ritornerà a far vedere di nuovo il mondo? Cioè premia questa cosa qui? Io credo che le storie verranno premiate, nel senso se qualcuno ha qualcosa da dire verrà premiato, perché vedere insomma, uno scrolling di selfie e basta senza storia, secondo me prima o poi stuferà. Quindi non è detto che verranno premiati i paesaggi su Instagram, però mischiare il tuo feed, nel senso che hai raccontato veramente qualcosa, hai raccontato quello che fai, quello che hai visto, quello che potresti condividere perché hai fatto un'esperienza. Quindi anche il digital marketing stesso adesso è molto basato sulle emozioni e sulle esperienze, non soltanto la foto col prodotto che finisce lì e non è molto interessante, però spesso vengono organizzati dei viaggi, delle giornate, delle esperienze da poter comunicare un'emozione, perché è molto più importante l'emozione che soltanto la freddezza del prodotto stesso. Quindi io credo che verrà premiato sempre chi ha qualcosa da raccontare. Ok, e una domanda ultimissima sulla responsabilizzazione per quanto riguarda l'awareness dei giovani. Cosa ne pensi di fare tipo un programma nelle scuole, anche elementari, medie e liceo, gratuitamente per insegnare e passare proprio questo concetto, cioè rendersi consapevoli della potenza che si ha in mano con uno smartphone a 13 anni? Assolutamente sarebbe Anche da fare, prima. se non lo fanno già. Anche Credo prima. che comunque un po' di awareness nelle scuole c'è, credo. Almeno quello sento dire da mia figlia, dove parlano del cyberbullismo e così via. È una tematica che viene affrontata, però è importante affrontarlo anche a casa, ma spesso i genitori non sono in grado perché non sanno
quello che succede su internet. Lo sanno i figli, ma non lo sanno i genitori. Quindi forse dobbiamo dovete essere voi con i vostri, quando avrete i figli, se l'avete, di iniziare a raccontarlo, perché è importantissimo. Hai ragione. C'è l'ultima domanda qua. Adesso stanno uscendo un sacco di domande. Ragazzi, non abbiamo tempo, una sola, ok? Io ho tempo, se c'è tempo abbiamo tempo. Sì? Vabbè, dai, facciamo. Buonasera Filippa. Continuare a fare pubblicità tradizionale in televisione, magari per brand che non sposano la sua persona online, può riflettersi magari in maniera negativa sui social? Se io continuo a fare pubblicità per i prodotti, allora, per quanto riguarda no, ma io ho sempre la scelta di dire sì o no per un prodotto, non sono mai imposta, non sono più una modella che viene scelta, ma anche da modella potevi dire di no. Io ho sempre detto alcuni brand, o alcune categorie di brand non voglio sposare mai e quindi non le farò. E quindi sì, se dovessi accettare una cosa che non è in linea con il mio pensiero, sì, può essere un effetto negativo anche sui social, assolutamente. Ma tutto quello che fai non è niente più nascosto, devi essere trasparente in tutto, solo così funziona, vero? Ho risposto? Sì. Okay. Sì, ok. Vabbè, l'ultima, chi c'era? Domanda? Ho visto prima una mano alzata. Finite domande? Ok, ho spaventato tutti, ho detto che ho Beh, tempo e non si sono spaventati. Qua ce n'è ancora Ok. Ah, ecco, era lei, infatti mi ricordo. Buongiorno. Ciao. Mi ha molto interessato quello che lei diceva di responsabilità sia come influencer che come genitore. Secondo lei dovrebbe essere anche lo stesso Instagram, lo stesso Facebook e non solo l'influencer a limitare e a eliminare certi utenti che sono irrispettosi nei confronti suoi o comunque di altre persone? C'è il modo, no, di segnalare o bloccare gli utenti che sono offensivi e questo è un'arma, un modo per dimostrare che non sei d'accordo su quello che viene detto. Nella mia piattaforma io decido che un linguaggio adeguato è importantissimo, le parole appunto come ho detto prima sono importanti e quindi se non viene rispettato ti devo salutare purtroppo. Magari non lo faccio subito, magari avverto, magari se è un'offesa gratuita subito, ciao. Però hai i mezzi per bloccarli. E poi non mi piace neanche chi manda i messaggi, anche delle critiche costruttivi con i profili chiusi. Se io ho messo la faccia, insomma metto tutta la vita lì da essere guardata o criticata, se tu hai qualcosa da dire fammi vedere chi sei e come ti chiami e allora possiamo avere un dialogo. È troppo facile stare dietro È vero. il Questo keyboard succede molto e spesso. mandare opinioni o critiche. Fatti vedere come in un confronto reale, solo così può funzionare. Però i mezzi ce li abbiamo per togliere coloro che non si comportano come si deve. Ecco. Molto d'accordo. Perché spesso sono loro che magari li incontri e vogliono la foto, l'autografo, certo. però poi online si Si pensa di nascondono. potersi Sì. comportare in qualsiasi maniera. È vero. Luca? Molto incuriosito quello che dicevi e ho una riflessione che gira da un po' di tempo. Ci hanno insegnato che la vera beneficenza si fa in silenzio. Sì. Utilizzando però bene i social media, senza volersi far belli sulla beneficenza, ma provando a coinvolgere le masse intorno a una causa, si potrebbe generare un risultato ancora maggiore. Sì. Quale credi che sia il giusto equilibrio tra fare le cose in completo silenzio piuttosto provando a coinvolgere le altre persone, perché non è facile? Dipende, se sei stata scelta come ambasciatrice per una onlus o per un messaggio da divulgare, tu doni anche la tua immagine per una giusta causa, raccontando la tua esperienza per coinvolgere altre persone. Io lavoro con un onlus, sono stata con loro in Africa, ho raccontato con foto e video e con poi tante conferenze la mia esperienza e poteva essere criticata la mia esperienza in Africa, chi se ne frega se vai tu e cosa cambia,
Invece no, io stando lì sul luogo ho vissuto un'esperienza che mi ha completamente cambiata. Tornando ero convinta, qui dobbiamo fare qualcosa, qui dobbiamo raccogliere più soldi possibile per aiutare questa gente. Con questa ispirazione ho potuto comunicare un messaggio molto più emozionale, molto più coinvolgente e quindi abbiamo raccolto molto di più. Quindi la mia esperienza ha servito a qualcosa e quindi se sei un ambassador per un messaggio importante è giusto comunicarlo. Poi la beneficenza la faccio anche, ma lo faccio per i cavoli miei, nel senso è un mix, non è che devi comunicare sì ho donato 2 euro alla... però se poi coinvolgi altre persone a fare la stessa cosa, perché no? Insomma, puoi anche essere orgogliosa del contribuito che dai, perché magari può essere anche uno sforzo da parte tua. Non vedo niente di male. Grazie. Bene. Quindi abbiamo, penso, finito con Ok, le domande. grazie- Filippa, io ti ringrazio grazie a tutti. tanto e ti Grazie a ringrazio tutti. doppiamente perché so che hai preferito noi a un viaggio a Ibiza. Possiamo infatti. dirlo. Niente, ho rinunciato a un viaggio a Ibiza, ma sono Grazie. stata molto bene. Grazie mille, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.